A Cana di Galilea Gesù fece l'archetipo dei segni. A Cana di Galilea Gesù fece il secondo segno. Il principio dei segni è l'acqua che diventa vino, segno della nuova alleanza inaugurata da Cristo. Il secondo segno di Cana è il figlio che vive. Un ufficiale del re che abitava a Cafarnao raggiunge Gesù a Cana e gli chiede di affrettarsi per andare a Cafarnao in modo tale da impedire a suo figlio di morire perché è gravemente malato. Gesù gli dice: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola di Gesù e si mise in cammino. Tornò indietro senza che Gesù lo accompagnasse e il giorno seguente incontrò i suoi servi che gli venivano incontro annunciandogli: tuo figlio vive. E gli chiese a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli risposero: ieri all'ora 7. È vero che corrisponde all'1 dopo mezzogiorno, però a noi non interessa tanto la collocazione secondo il nostro orologio, quanto l'indicazione numerica. Se la scena della Samaritana è ambientata all'ora 6, la guarigione del figlio avviene all'ora 7. È un segno di pienezza, di compimento. Per 3 volte viene ripetuta la stessa formula: tuo figlio vive. Il secondo segno, avvenuto a Cana, chiude il primo cerchio, il ciclo delle istituzioni, e inaugura la seconda parte del racconto, dove Gesù opera simbolicamente per mostrare la creazione dell'uomo nuovo. Il figlio che vive è l'immagine della umanità che, incontrando Gesù, riprende vita. È la creazione dell'uomo nuovo. Questo episodio si trova alla fine del capitolo 4, mentre l'intero capitolo 5 del Vangelo secondo Giovanni è incentrato su un altro segno, quello del paralitico. È il segno che inaugura l'attività di Gesù sull'uomo. Giovanni racconta solo 7 segni compiuti da Gesù. Già il numero è significativo, e sceglie di narrare alcuni gesti prodigiosi operati dal Maestro perché sono dei simboli, cioè delle realtà che fanno venire in mente un'altra realtà, un fatto materiale, fisico, conoscibile dai testimoni, che rimanda ad una realtà più profonda, misteriosa, che indica cioè l'opera di Dio per ogni persona umana. La guarigione di un paralitico che acquista la capacità di camminare è un simbolo importante, è l'umanità bloccata dal peccato, paralizzata, incapace cioè di muoversi, di fare la legge. Incontrando Gesù, quell'uomo paralizzato diventa capace di camminare con le proprie gambe. Tutto il capitolo 5 svilupperà un lungo discorso fra Gesù e i giudei, in cui l'argomento è proprio la legge, e Gesù mostra il proprio intervento come non contrario alla legge, ma finalizzato a rendere possibile vivere la legge.
Prima ha fatto il segno della guarigione del paralitico, per poi spiegare che la propria opera è creatrice di una capacità nuova. Ma seguiamo il testo. Vi fu poi una festa per i giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Abituati ai racconti dei sinottici, Matteo, Marco e Luca, noi abbiamo l'impressione che Gesù sia andato una volta sola a Gerusalemme, perché così tutti e tre i sinottici narrano prima il ministero in Galilea, poi il viaggio e infine l'arrivo a Gerusalemme, dove subito avviene l'arresto e la passione di Gesù. Invece il quarto Vangelo racconta diverse visite di Gesù a Gerusalemme. Il racconto ha una trama in cui continuamente sono presentati dei viaggi. Al capitolo 2 si è già detto che Gesù salì a Gerusalemme per la festa di Pasqua, poi tornò in Galilea passando attraverso la Samaria. Adesso ritorna a Gerusalemme per una festa non ben precisata, ma sempre legata al calendario giudaico. Vi è a Gerusalemme, presso la Porta delle Pecore, una piscina chiamata in ebraico Bet Hesda, con 5 portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. È strano che il racconto inizi con un verbo al presente. C'è a Gerusalemme una piscina. Perché il Vangelo di Giovanni è stato scritto negli anni 90. Gerusalemme è stata distrutta negli anni 70. Se questa frase fosse stata scritta negli anni 90, avrebbe naturalmente detto c'era a Gerusalemme. Invece dicendo c'è a Gerusalemme significa che chi fa questo racconto lo fa in un momento in cui Gerusalemme è ancora in piedi, cioè prima del 70. Questo è un racconto fra i primi composti dall'Evangelista. Non dimentichiamoci che la data degli anni 90 è quella dell'ultima definitiva redazione, ma l'opera dell'Evangelista durò 70 anni, dal 30 al 100. E nell'arco di questi 70 anni il Vangelo è cresciuto, è stato rielaborato. Giovanni lo ha predicato, lo ha raccontato innumerevoli volte. Ed è logico che col tempo abbia integrato, abbia aggiunto. Il Vangelo è cresciuto in modo organico, come se fosse una persona, nato piccolo, lentamente ha raggiunto la grandezza della maturità. Nell'arco di 70 anni, come un organismo vivente, il Vangelo di Giovanni è cresciuto. E noi troviamo qua e là degli indizi della crescita, indizi della arcaicità del testo. L'informazione è di prim'ordine. Descrive l'esistenza di una piscina che non si conosceva. Ne dà anche il nome, Bet Hesda, un nome strano, aramaico, che i vari copisti in greco hanno deformato in tutti i modi, perché non capivano più. Bet significa casa, Hesed è la misericordia. In aramaico l'articolo si mette in fondo e Bet Hesda significa casa della misericordia.
una specie di hospice, un lazzaretto, un luogo dove venivano raccolti gli incurabili. La piscina, dice, si trova presso la porta delle pecore. In greco si dice probatica, probaton è la pecora. La porta probatica, noi dovremmo tradurla la porta pecoraia, cioè era l'apertura attraverso la quale passavano gli animali che dovevano essere sacrificati nel tempio. Potete facilmente immaginare che greggi interi di pecore sporcassero e quindi non potevano passare dove passava la gente. C'è un ingresso di servizio, è la porta delle pecore, dove entrano gli animali destinati al sacrificio, che vengono raccolti in diverse stalle o recinti, puliti e poi sacrificati ritualmente nel tempio. Perché tutti questi particolari urbanistici? Perché c'è un interesse teologico e simbolico. Dietro a questi particolari Giovanni vuole che noi, ascoltatori e lettori del suo Vangelo, cerchiamo di comprendere un messaggio più profondo. La porta delle pecore richiama il gregge, cioè il popolo, un popolo destinato al macello. In quella casa della misericordia c'era una piscina con 5 portici. Troviamo il simbolo del 5. Sono le dita di una mano, ma sono soprattutto i libri del Pentateuco. La Torah di Mosè è divisa in 5 parti. I giudei la chiamano i 5 quinti della legge. Il 5 è abitualmente un numero di riferimento simbolico alla legge. Per questo molti commentatori in passato dissero: una piscina con 5 portici è un particolare inventato da Giovanni in quanto simbolo della legge. Se immaginate una piscina, inevitabilmente la immaginate quadrangolare e quindi sono 4 i portici. Come fanno a essere 5? Gli archeologi hanno scoperto a nord del Tempio di Gerusalemme una doppia piscina con 5 portici. 2 vasche, una più bassa dell'altra, circondate da 4 lati coi portici, e la diga centrale ugualmente aveva il portico. Per cui effettivamente si può dire che erano 5 i portici, sotto i quali giaceva il popolo bloccato, una grande quantità di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. È il popolo che è malato. Immaginate la scena di questi portici sotto i quali sono buttati tanti malati, incapaci di muoversi, di agire, di vivere. È un quadro simbolico e tragico della umanità impotente. Quelle 2 vasche erano collegate con il sistema idraulico del Tempio. Potete immaginare come per i sacrifici fosse necessaria l'acqua. Bisognava lavare gli animali e poi bisognava lavare gli utensili sporchi di sangue, bisognava lavare le vesti dei sacerdoti di lino. Uccidendo degli animali tutto si sporcava di sangue. Il locale, lo strumento
il vestito ha bisogno di essere lavato, però quel sangue è sacro, fa parte del rituale del sacrificio. Per cui l'acqua di scarico veniva convogliata in queste vasche che si trovavano sulla sponda della montagna sotto il Tempio. E evidentemente una grande cisterna che conteneva queste acque di scarico ogni tanto veniva svuotata e l'acqua entrava nella prima vasca che comunicava con la seconda, producendo un travaso d'acqua e finalmente l'ultima si svuotava scendendo nel torrente Cedron. Questo movimento delle acque era ritenuto prodigioso. Quei malati erano raccolti sotto i portici in attesa del movimento delle acque. Il versetto 4 è messo fra parentesi nel nostro testo, in alcune edizioni non è neanche riportato, lo si può trovare in nota, perché non è presente in tutti i codici antichi. Racconta quel particolare leggendario. Un angelo in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua. Il primo ad entrarvi dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. I malati aspettavano il momento della agitazione delle acque, ritenuto un fatto angelico prodigioso. Probabilmente era invece semplicemente il travaso delle acque di scarico del Tempio, però erano acque sacre che portavano tutto il residuo del sangue. E il primo malato che si buttava nell'acqua veniva miracolosamente guarito. Gesù incontra in questa situazione un povero uomo che da 38 anni era in quella situazione e non riusciva mai a buttarsi nell'acqua per primo, perché non aveva nessuno. Non è questo malato che cerca Gesù. È importante, l'Evangelista Giovanni sottolinea spesso come l'iniziativa è di Gesù. I segni prodigiosi non sono una risposta alla richiesta dell'uomo, ma una iniziativa del Signore che vede la condizione miserevole dell'umanità e interviene in suo soccorso. Gesù chiede a quell'uomo: vuoi guarire? Certo che vuole guarire, ma la risposta è: io non ho nessuno. Letteralmente in greco gli dice: io non ho un uomo che mi aiuti. Quando si muove l'acqua, nessuno mi spinge. C'è sempre qualcun altro che scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare. Qui c'è una idea importante. È Gesù che comunica la guarigione, non le acque sacre, non questo turbamento delle acque. Il popolo che giace paralizzato sotto i 5 portici rappresenta l'umanità oppressa dalla legge, o meglio, l'umanità sotto la legge, i 5 portici, è paralizzata, non riesce a salvarsi, non riesce a guarire. Come dire, la legge c'è, le norme sono date, ma l'uomo resta incapace di applicarla. La novità di Gesù non è una nuova legislazione, ma la guarigione della natura ferita dell'uomo. È quella umanità
incapace di fare il bene, che viene resa capace. La legge non diventa più una oppressione, ma una possibilità di vita. Quell'uomo che era paralizzato, incontrando Gesù, diventa capace di camminare con le proprie gambe. 38 anni era stato paralizzato. Il numero deve avere un significato. E 38 richiama il 40. Mancano 2 anni a 40. 40 è il numero dell'Esodo. Il paralitico guarito segna l'inizio dell'Esodo di Gesù. Dopo 2 anni di ministero, Gesù vivrà la Pasqua di autentica liberazione. E quell'uomo reso capace di camminare può diventare discepolo. Ma era un sabato, era giorno festivo, era giorno di riposo, quello in cui Gesù aveva detto a quell'uomo: prendi il tuo lettuccio. I giudei lo bloccano, stai lavorando in giorno di sabato, non è lecito. L'uomo si difende dicendo: colui che mi ha guarito mi ha detto prendi il tuo lettuccio. E qui si crea il contrasto. La parola di Gesù libera da quella legge oppressiva del riposo sabbatico, che nell'intenzione di Dio era per il bene dell'uomo. Nell'applicazione pratica degli scribi, dottori della legge, diventava una oppressione dell'uomo. E Gesù, liberatore, guarisce il corpo e interpreta la legge a favore dell'uomo. Gesù incontra colui che era stato guarito e lo ammonisce. Bada di non peccare più, perché non ti capiti qualcosa di peggio della paralisi. Ecco richiamato il tema del peccato, cioè del blocco che impedisce all'umanità di muoversi. E quell'uomo, invece di aderire a Gesù, lo denuncia, va a riferire ai giudei: è stato Gesù che mi ha guarito e che mi ha detto di prendere il mio lettuccio. E da questo motivo scoppia lo scontro fra Gesù e i giudei. Nel Vangelo di Giovanni si parla spesso dei giudei con un tono molto polemico. Dobbiamo stare attenti a comprendere questo particolare, perché non sono tutti gli ebrei che vengono compresi in questa dicitura. Gesù stesso e i suoi discepoli sono ebrei. Con il termine i giudei, l'Evangelista Giovanni intende alludere ad una parte del gruppo dei farisei polemico nei confronti della Chiesa cristiana verso gli ultimi decenni del primo secolo. È il gruppo della sinagoga ostinatamente polemico nei confronti della nuova Chiesa. Quindi non è un discorso antigiudaico o antisemitico, è un discorso all'interno dello stesso gruppo religioso, ma mirato contro coloro che sono accusati di essere ostinati nel rifiuto di colui che invece era l'inviato di Dio secondo le Scritture. Dal discorso che inizia come dialogo fra Gesù e i farisei, si passa al monologo in cui Gesù da solo parla e rimprovera seriamente i giudei che non accolgono il suo ruolo di figlio, creatore, capace di dare la vita e la risurrezione dei morti. Termina il grande discorso con le testimonianze. Gesù dice: io ho dalla mia parte la testimonianza di Giovanni il Battista. Non solo, le opere che io compio
garantiscono che sono l'inviato di Dio, ma di più il Padre stesso dà testimonianza di me. E, in quarto luogo, le scritture mi rendono testimonianza. Voi le scrutate, le studiate, eppure non volete venire a me per avere la vita. Voi non credete nemmeno a Mosè, perché se credeste a Mosè, credereste anche a me, perché Mosè ha scritto di me. E Gesù si sente l'oggetto della rivelazione. La legge è Lui. Mosè ha scritto del Messia come liberatore. E Gesù è colui che dà la possibilità di realizzare la legge. Chi accetta le scritture e crede in Mosè, accetta Gesù come colui che ha portato a compimento la grande opera di Mosè.